Cari amici, oggi andiamo a parlare dell'intolleranza al glutine nei salumi. Quali sono i salumi eventualmente da poter mangiare e quali non sono e il perché. Intanto facciamo un passo indietro, come mi piace dire a me, che cosa è la celiachia e che cosa è l'intolleranza al glutine. Allora, l'intolleranza al glutine, parliamo da qua, è quella un pochino più leggera, dove praticamente il nostro corpo rifiuta, anche per un certo periodo, non è diciamo così definitiva questa malattia, può anche retrocedere, ok, e rifiuta praticamente tutti i farinacei. E la problematica sarà il mal di pancia, un mal di testa, insomma nello stare male. Solitamente si può curare o con delle medicine oppure per un periodo smette di mangiare completamente e la fase va indietro. Invece la celiachia è una condizione di salute permanente che non si torna indietro. È praticamente il nostro stomaco dove gli alveoli, la faccio breve, userò parole terra perché questi conosco e questi dico, i nostri alveoli, il nostro stomaco praticamente si ritirano, diventano più sottili e diventando più sottili, se noi ci andiamo a mettere sopra la farina faremo un collante dove questo collante non ci permetterà alle vitamine, alle proteine sopra di aderire e noi ci indeboliremo, ok? E cosa dobbiamo fare? Non dobbiamo mangiare assolutamente il glutine. Arrivano qui i professori, sì, ditelo meglio voi, fatelo voi il video, e io lo dico come posso dirlo io, dico soltanto che insomma bisogna stare parecchio attenti. Ora torniamo a noi sul discorso di salumi. Quali sono i salumi? Allora, intanto il prosciutto, dovete sapere che il grasso del prosciutto, diciamo così, la sciugnatura che viene fatta sopra viene fatta con la farina di riso. Il riso non ci sono problemi per i celiaci, il resto del salume dentro non ci sono problemi, che se lo sgrassiamo bene, il prosciutto in linea di massima non ci darà problemi. Bene? Il resto è un po' anarchia, il resto dobbiamo capire. Intanto dovete sapere che ci sono anche dei salumi specifici dove nell'etichetta viene messo gluten free, ok? E qui è un po' una guerra, non sempre dite, ma allora anche che ne so, il lombo, no? Sì, bisogna anche lì, il lombo magari se lo rifiliamo bene, anche quello lì potrà essere, diciamo, mangiato, ok? In un salame, specialmente quelli commerciali, non sappiamo, ci sono dentro dei miglioratori dove ci vengono aggiunte delle farine o delle altre robe dove sicuramente non andrà bene, che o chiediamo o leggiamo e vediamo nell'etichetta, oppure se lo prendiamo così in un ristorante, lasciate stare, non è, almeno che il ristoratore non l'abbia preso o non abbia un salume adeguato alla celiachia. Non prosciutto cotto, non mortadella, perché in linea di massima, specialmente quelle commerciali, mentre invece c'è da aprire un portone su quelle invece casalinghe. Quelle casalinghe nessuno si azzarda almeno a metterci degli additivi o delle cose, o perlomeno insomma lo sa che cosa ci ha messo, ve lo può dire. Io ci ho messo del vino e non ci sono problemi, ci ho messo il pepe e non ci sono problemi, ci ho messo l'aglio e non ci sono problemi, altre cose ci sono problemi, anche per dirvi, anche stesso il nitrito, se è puro, ok, ci saranno altri problemi chimici sicuramente, però non è il problema della celiachia, che se prendete anche uno diciamo artigianale, l'artigianale fatto in casa va bene, anche quello artigianale dovete chiederlo, e qui non ve lo posso dire io e neanche voi, dovete insomma chiederlo a chi ve lo vende. Comunque sfatiamo il mito che tutti i salumi si possono mangiare per chi è malato di celiachia o di intolleranza al glutine. Bisogna mangiarli, ma bisogna stare attenti, leggere voce, o c'è proprio la spiga gluten free, ora mi è venuta a mente, gluten free, sì, avete capito. Spero che anche questa ricetta, scusatemi, che anche questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettetemi like, segnatevi, campanellina, cerchiamo di aiutarci, voi aiutate me in una crescita social e io aiuto voi in una
infarinata per quanto possa, non me l'abbiate a male, vi ripeto, i super professori, i super bravi, ognuno fa insomma quello che può, l'importante credo è fare qualche cosa per aiutare gli altri, ok? Perché è facile rimanere di là. Alla prossima.